TITC, Thailand International Touring Car Championship. Anche se l'elettrico non è la mia categoria, seguo comunque le gare principali e in particolare questa, mondiale ed europea a parte, è da alcuni anni considerata a livello di fama la gara più importante del pianeta. In particolare quest'anno ho voluto farci un video perché nelle finali ci sono state un sacco di polemiche ed effettivamente c'è molto da rivedere, analizzare e discutere. Ci può essere un interessante scambio di opinioni e per questo ho ritenuto interessante portarlo sul canale. A proposito di scambio di opinioni, ovviamente poi fatemi sapere la vostra nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi con il tasto qui sotto. Lo avete fatto davvero in tanti dopo l'ultimo video del test day, grazie davvero, ma siete ancora in tanti a guardare i miei video senza essere iscritti, quindi forza. Detto questo faccio una doverosa premessa, questo video è semplicemente la mia visione di quanto accaduto, non sono né un fanboy né un hater di alcun pilota o marchio, sia chiaro. Bene, detto questo possiamo iniziare. Velocissima premessa, in pole position c'è Volker, in posizione 2 Coelho. Partiamo con la A1, come potete vedere Coelho ne ha di più rispetto a Volker, è super preciso, attaccato al millimetro ai cordoli, davvero linee perfette. Volker invece sembra fatichi un po' a farla girare e regala sempre qualche centimetro. Lo pressa per tutta la finale finché a 2 minuti e 30 il contatto. Volker sbaglia la linea e al centro della S si mette quasi di traverso, quindi perde velocità e per paura che Coelho lo attacchi stringe in ingresso fin sopra il cordolo perdendo ulteriore velocità di percorrenza. La cosa che mi fa strano è che Coelho lo colpisce in accelerazione, cioè non è che Volker blocca e Coelho se lo trova davanti improvvisamente e lo tampona. Per me commette un errore di valutazione, non rendendosi conto che Volker sarebbe ovviamente uscito più lento e accelera senza pensare a questa eventualità. Chiaro, dirlo stando seduti sulla sedia e rivedendo uno slow-mo è facile, però onestamente anche a velocità normale non mi sembra niente di così improvviso da richiedere riflessi sovrumani. Poi teniamo conto che questi sono professionisti i migliori al mondo. Assolutamente non dico che lo abbia fatto apposta perché è evidente che non è così, però secondo me è un errore di Coelho ingenuo. Vediamo anche dal report di Red RC cosa hanno dichiarato a fine manche. Coelho dice che era una finale molto tirata, non si aspettava che Volker fosse così lento in quella curva, ma ammette che la colpa è sua. Mi sembra il minimo, di sicuro non può essere di chi stava davanti. Poi aggiunge che nella finale 2 proverà ancora a mettergli pressione, ma stando attento nelle curve lente. Prima di passare alla A2, menzione d'onore per questo sorpasso di Matsukura. Ecco, questo è un sorpasso perfetto, ovvio, è difficilissimo, basta niente per passare da sorpasso fenomenale a un incidente dove vieni criticato, ma la differenza che fanno i campioni sta proprio qua. Guardate, vede che la verde ha una traiettoria di ingresso sbagliata, vede lo spazio e ci entra alla perfezione sfiorandolo. Chapeau. Bruno still pushing, super. Stessa storia, stesso crash. Coelho va più forte, ma Volker difende fino a che a 1 minuto e mezzo dal termine lo urta nuovamente. Qua, rispetto al primo incidente, secondo me l'errore è ancora più grosso. A metà curva lui è ancora dietro, non è minimamente affiancato, ma tenta comunque di passare, inventandosi un sorpasso in accelerazione troppo improbabile che infatti finisce male. Curioso vedere cosa dichiara al termine della manche. Lui dice: tenterò di non urtarlo anche nella terza finale, ma come molti piloti mi hanno detto, lui, cioè Volker, si ferma completamente in curva. Ma a me che si fermi non sembra proprio, sarà più lento ma fermarsi proprio no. E poi prosegue, è difficile evitare contatti in accelerazione, come avrei potuto sapere che non sarebbe uscito a pieno gas? Sono furioso, non è colpa mia questa volta, la prima volta sì ma non questa, non può essere sempre colpa mia.
Voglio sperare che queste cose le abbia dette solo perché è intervistato a caldo, perché non hanno senso. Cioè, la colpa è palesemente ancora sua, ma sicuramente ancor più in questo incidente che nel primo. E poi cosa vuol dire non può essere sempre colpa mia? Se fai 2 o 3 errori tu, certo che può esserlo. Boh, non capisco davvero. Questa volta fortunatamente nessun crash perché Volker si elimina da solo spinnando nei primi giri, perde completamente la macchina e abbandona il The suo same, migliore. Bruno, Alex, I Mark primi and due, Luca in Coelho e auto. Hagberg, This is prendono your il top largo, 5. mentre dietro si forma un gruppetto di 4 macchine in cui Volker è il terzo. A un certo punto Matsukura prova a replicare il sorpasso This was happened with micidiale che Mark. aveva fatto in gara 1, Hiya to get vedendo un varco e buttandosi all'interno della verde, ma colpo di scena, da dietro Volker impazzisce e vorrebbe passarli entrambi, si butta ancora più all'interno ma spazio non ce n'è più, quindi salta sul cordolo e cannona Matsukura che a sua volta finisce contro la verde. Che disastro, qua probabilmente Volker ha perso completamente lucidità dopo tutto quello che è successo perché la sua manovra non ha davvero nessun senso. Infine, ultimo episodio, Volker mentre insegue Reinhard si trova nella stessa curva, nella stessa situazione di quando Coelho lo ha cannonato in gara 2, anzi a ben vedere lui è anche più vicino di quanto non lo fosse Coelho, è quasi affiancato con la ruota dietro di Reinhard, ma ha un approccio corretto, forse è pentito dell'entrata kamikaze di prima e non prova il sorpasso a tutti i costi. Dichiarazioni finali, Coelho dice: la spinnata di Volker ha evidenziato che non è stata colpa mia in finale 2. È facile criticare sempre chi colpisce da dietro, ma questa volta abbiamo visto chiaramente quanto difficile da guidare fosse la macchina di Volker, talmente difficile da spinnare da solo. Mi spiace sia successo anche in finale 1, ma è troppo facile puntare il dito contro di me. Ma guardate la sua macchina, era super difficile da guidare e molte volte ho dovuto evitare di urtarlo. E mi trovo ancora in disaccordo con lui io. Il fatto che Volker davanti avesse una macchina difficile o con problemi non giustifica chi gli sta dietro se lo urta. Per me bastava un bagno di umiltà e dire ho sbagliato. Ci mancherebbe, sbagliano anche loro, non sono robot infallibili. La sua buona fede non è in discussione, è evidente che non l'abbia fatto intenzionalmente, però ho sbagliato 2 volte, punto. Reinhard chiude in bellezza non mandandole a dire, dicendo Coelho non sarebbe dovuto arrivare secondo in A2, doveva prendere uno stop and go per quello che ha fatto. Dire che Volker ha frenato troppo presto non è una scusa, chi sta davanti controlla il passo, non puoi passargli sopra, devi trovare un modo pulito per passare, per me oggi ha vinto la persona sbagliata. Beh, che dire, una gara che verrà ricordata sicuramente nel bene o nel male. Personalmente ritengo che i due protagonisti, Volker e Coelho, abbiano fatto gare migliori nella loro carriera. Volker ha avuto il merito di fare la pole position, di partire davanti, ma indubbiamente in tutte le finali era più lento. Però d'altro canto ha fatto la TQ, aveva tutto il diritto di difendersi, come nell'elettrico in particolar modo è fondamentale fare. Coelho era sicuramente il più veloce, fosse partito davanti avrebbe salutato tutti al via e ciao arrivederci, ma era dietro e ha commesso 2 errori, poco da dire, ha sbagliato. Nella prima manche neanche un errore in un tentativo di sorpasso, ha sbagliato secondo me le misure. Nella seconda ci ha provato ma ha sbagliato, sarebbe bastato ammetterlo, non c'è nulla di male, anziché accampare scuse senza senso. Come dicevo all'inizio, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video, sperando sia quello della prima gara dell'anno, dato che purtroppo continua a piovere e hanno già rinviato 2 date.